Messina. Terzo classificato alla finale del campionato Brewers Moby 2023. Questo è il risultato che ho ottenuto partecipando alla finalissima di campionato. Nel video sulla birra preparata per la finale, la Bierdegard, avevo spiegato i limiti e i compromessi che ho dovuto fare per preparare la birra in tempo con le materie prime che sono riuscito a trovare. Addirittura mi sono trovato a dover spedire la birra ad appena 10 giorni di rifermentazione. E per il giorno della finale la birra aveva appena 3 settimane di rifermentazione. Non proprio l'ideale per una birra da invecchiamento, come dice il nome. Oltre alla Bierdegard ho avuto la possibilità di portare una birra in stile libero a scelta mia. E su questo non ho avuto dubbi, ho presentato la Saison, replica della cotta che l'anno scorso mi ha portato al primo posto alla terza tappa di campionato. Ma adesso vi racconto un po' meglio come si è svolta la giornata. Sono arrivato al Drunk and Duck Pub di Quinto Vicentino per le 9:30. Il locale è stupendo, un paradiso per ogni appassionato. Spiccano le 16 spine di birra che cambiano frequentemente, ma soprattutto grande meta di eventi di degustazione e conoscimento della birra in generale. Alle 10 i giudici hanno iniziato il loro lavoro, si sono divisi in 5 panel, in cui 2 giudici per ogni panel hanno assaggiato e compilato la scheda tecnica di ogni birra, seguendo le modalità previste dal BJCP, come per le altre tappe di campionato. Nello specifico viene assegnato alla birra un punteggio sulle varie caratteristiche. Le schede infatti prevedono un massimo di 12 punti per l'aroma, 3 per l'aspetto, 20 per il gusto, 5 per le sensazioni boccali e 10 per l'interpretazione dello stile, per un totale di 50 punti. Su ogni caratteristica poi vengono scritte delle note. Dei punteggi ottenuti nelle 2 schede per ogni birra viene fatta poi la media, e infine vengono selezionate le migliori per il Best of Show, cioè la fase finale. Finita la fase eliminatoria, i giudici non hanno detto quali birre sono arrivate alla fase finale, ma tra le bottiglie sul tavolo ho riconosciuta quella che poteva essere una delle mie Bierdegard, che aveva imbottigliato in queste iconiche bottiglie di un'altra famosa birra commerciale. Nella fase finale ogni giudice assaggia tutte le birre senza fare la scheda tecnica e senza dare peso al punteggio che avevano ottenuto prima, ma ci si basa solo sulle sensazioni generali. Si attribuiscono dei punti e si stabilisce insieme la migliore in assoluto e le altre a seguire. Nel frattempo è stato davvero bello conoscere gli altri homebrewers, scambiare 2 parole e soprattutto poter assaggiare qualche loro produzione. Devo dire che ho assaggiato delle birre davvero molto ben fatte, che mi hanno stupito molto. Il livello degli homebrewers che sono arrivati alla finale era davvero molto alto, e di tutti loro ho una grande stima. Finito il Best of Show, dopo la pausa pranzo, alle 15 hanno annunciato la classifica finale. Se volete vedere il video della premiazione lo trovate sulle pagine social del Movimento Birra. Il terzo posto per me è un risultato pazzesco, i miei pronostici erano molto più a ribasso. È stata davvero una bella soddisfazione, soprattutto una sorpresa anche alla luce del fatto che alla fine la birra su cui puntavo di più, la Saison, è stata massacrata dai giudici, che hanno trovato diversi difetti e un punteggio molto lontano dalla sua precedente versione. Invece la Bierdegard ha preso dei buoni punteggi nelle schede tecniche ed è piaciuta ancora di più nel tavolo finale del Best of Show. Penso che, tutto sommato, nonostante i compromessi fatti, la ricetta di questa birra sia stata scritta davvero bene. Come me, tutti gli altri partecipanti hanno preparato una versione ambrata della Bierdegard, ma sulla scelta del lievito abbiamo fatto tutti scelte molto diverse. Nel mio caso, il lievito Kolsch ha caratterizzato molto bene la birra. Nonostante si tratta di un ceppo definito neutro e la fermentazione è stata molto controllata e tumultuosa, questo lievito ha tirato fuori un bel profilo, tutt'altro che neutro. Aggiungere una buona percentuale di zucchero e spingere la carbonazione a 3 volumi ha dato il risultato atteso, cioè quello di avere una birra abbastanza secca e scorrevole, non ai livelli di una Saison, ma abbastanza snella.
Piccolo rammarico che rimane è che per i tempi stretti ho mandato una birra molto giovane, solo 3 settimane. Avrei voluto farla maturare almeno 3 mesi. Riassaggiandola oggi si percepisce già un netto miglioramento, ma visto il risultato non posso pretendere di più. In un video apposito comunque farò un assaggio della birra con le note e i punteggi che i giudici hanno dato nella scheda della finale. La finale è un evento particolare, ma come ogni tappa è un evento a sé. Ci sono tantissimi fattori che possono determinare un esito piuttosto che un altro, e di mezzo c'è sempre il giudizio umano, e ci vuole anche un po' di fortuna. A me sicuramente questa non è mancata. Alla fine va dato onore a chi ha fatto un percorso impeccabile durante l'anno, riscuotendo grandi risultati in ogni tappa o quasi. La costanza dei risultati penso che valga più di un singolo evento. Per questo ci tengo a complimentarmi con tutti gli altri partecipanti. Da quello che ho avuto modo di vedere sono davvero dei grandi homebrewers e sono onorato di averne fatto parte quel giorno. Per il nuovo campionato 2024 invece, che inizierà a breve, penso sempre di mandare le mie produzioni nelle varie tappe in base anche alla tematica scelta, ma senza impegno. Ho già in programma degli stili da abbrassare e non programmerò le mie produzioni in funzione dell'evento. Sicuramente sarà molto difficile riqualificarmi tra i finalisti. Per il momento mi godo questo risultato e spero di fare altri passi avanti come homebrewer. Competizione a parte, il bello dei concorsi a mio parere è quello di poter mandare la birra a dei giudici esperti e sottoporla a una dettagliata scheda tecnica, dove conoscerne eventuali pregi e difetti e capire come poterla migliorare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati con i prossimi contenuti. Il vostro supporto per me è sempre un grande stimolo per continuare. E ci vediamo al prossimo video.